è quando diciamo sto llegando. Probabilmente non sono ancora usciti di casa. Come fai a saperlo? È esattamente così. Perché in Italia funziona nello stesso modo. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Sono qui con la mia amica peruviana Mili, insegnante sul nostro canale YouTube per imparare lo spagnolo. Burbuja dell'Espagnol. Ciao Graziana, sono felice di fare questo video sul tuo canale L'Ernamo. Ti ho invitata per parlare insieme di qualcosa di molto interessante. Le abitudini che italiani e sudamericani hanno in comune. Vamos a ver. Abbiamo preparato 5 abitudini bizzarre che condividiamo e forse vi ritroverete in qualcuna di queste. Cominciamo. La prima abitudine è impossibile da non notare. Parliamo con le mani. Io non posso dire una frase senza gesticolare. È più forte di me, è la mia natura. In serio? Anche in Perù è così. Guarda, quando diciamo che quieres, facciamo questo gesto. Non ci credo! In Italia facciamo lo stesso identico gesto. Ma che vuoi? E questo? In Italia significa perfetto. Per noi significa la stessa cosa, ma guarda quest'altro. Questo in Perù significa furbo o truffatore. In Italia significa non me ne frega niente, non voglio niente. Che differenza? Ma una cosa è certa, se ci legassero le mani, io e te perderemmo metà del nostro vocabolario. Esattamente. Una volta ho provato a raccontare una storia tenendo la mano in tasca. Ho rinunciato dopo 10 secondi. E voi, quali gesti utilizzate ogni giorno? Fatecelo sapere nei commenti. Passiamo alla seconda abitudine, il caffè. Il sacro culto del caffè. In Perù il caffè è una tradizione importante, specialmente nella regione di Chanchamayo. Aspetta un attimo, stai davvero parlando di caffè con un'italiana? Noi abbiamo elevato il caffè a forma d'arte. Espresso, macchiato, lungo, ristretto, corretto. E voi italiani siete così snob con il caffè. In Sud America abbiamo il caffè passato, che viene filtrato lentamente, goccia dopo goccia. È un rituale. Ok, ti concedo che anche voi avete una cultura del caffè. Ma dimmi una cosa. Cosa pensi del cappuccino dopo pranzo? Beh, perché no? Il cappuccino è buono a qualsiasi ora. Lo sapevo. Eresia! No, il cappuccino si beve solo a colazione e mai dopo le 11. E voi che pensate del caffè americano? Quella roba anacquata. Quello almeno in Italia non si può chiamare caffè. Su questo siamo completamente d'accordo. Il pranzo della nonna è legge. Terza abitudine, la dittatura delle nonne in cucina. Mia nonna iniziava a preparare il pranzo della domenica dal sabato pomeriggio. E se osi dire non ho fame a una nonna italiana, ti guarda come se avessi commesso un crimine. Dios mio, la mia abuela è identica. Si sveglia all'alba per preparare l'ají de gallina, il ceviche e poi si offende se non mangi almeno 3 porzioni. Sei troppo magra, mangia, dai, un altro pochino. Estás muy flaquita.
come un poquito más. ¿Cómo vas a crecer así? E poi c'è il famoso assaggio che la nonna vuole farti fare, ma che è in realtà un piatto completo. E la cosa più incredibile è che, nonostante tu abbia mangiato fino a scoppiare, lei è convinta che non ti sia piaciuto se non chiedi il bis. Esatto, e poi ti manda a casa con i contenitori pieni di avanzi, che sono sufficienti per una settimana. Mia nonna una volta mi ha messo in borsa 3 contenitori di lomo saltato per uno spuntino durante il viaggio di ritorno, che durava 20 minuti. Anche per la vostra nonna lasciare o rifiutare il cibo era un'eresia? Fatecelo sapere nei commenti. E se sì, cosa vi diceva vostra nonna quando voi rifiutavate il cibo? Il tempo è un concetto relativo. Quarta abitudine, il nostro rapporto, diciamo flessibile con il tempo. In Perù, quando qualcuno dice arrivo in 5 minuti, Significa che devi aspettare almeno mezz'ora. esattamente. E quando diciamo sto llegando, Probabilmente non sono ancora usciti di casa, come fai a saperlo? È esattamente così. perché in Italia funziona nello stesso modo. Se ti invito a una festa che comincia alle 8, Nessuno arriverà prima delle 9 e la festa inizierà veramente alle 10. una volta una mia amica tedesca è venuta alla mia festa all'ora indicata sull'invito e io avevo appena finito di fare la doccia. A Lima abbiamo l'ora peruviana ufficiale, che significa aggiungi almeno una ora a qualsiasi orario concordato. L'unica eccezione è Le partite di calcio. Qual è il ritardo più assurdo che abbiate mai fatto o subito? E la scusa più creativa? Il calcio, una questione di vita o di morte. E arriviamo alla quinta abitudine, la passione viscerale per il calcio. In Italia il calcio non è uno sport, è una religione. In Perù è esattamente lo stesso. Quando la nazionale gioca, il paese si ferma. Letteralmente si ferma tutto. Ti ricordi i mondiali del 2006? Quando Grosso ha segnato il rigore decisivo contro la Francia? Le strade, le case italiane, l'intera Italia era... Aspetta, devo mostrarti come abbiamo festeggiato quando il Perù si è qualificato per mondiali dopo 36 anni. Le strade erano piene di gente che piangeva di gioia. E poi ci sono i rituali. Mio padre indossa la stessa maglietta portafortuna durante ogni partita importante. Mio zio ha una sedia della fortuna. Se si alza durante la partita e la squadra prende un gol, non gli parliamo per una settimana. E le discussioni post partita al bar? Tutti diventano improvvisamente allenatori e strateghi di livello mondiale. In Perù diciamo che abbiamo 30 milioni di allenatori della nazionale, esattamente la popolazione del paese. Quindi, chi è il più forte? Baggio? Del Piero? Totti? O... Non iniziare questa discussione, potremmo litigare per ore, ma ti concedo che gli italiani sanno come difendere. È vero, siamo praticamente cugini separati da un oceano.
È incredibile quanta cosa abbiamo in comune nonostante la distanza. E penso che un italiano in Perù si sentirebbe immediatamente a casa. E un peruviano in Italia altrettanto. Condividiamo quella passionalità latina, quel calore umano. E voi avete notato altre somiglianze tra italiani e sudamericani? Fatecelo sapere nei commenti e diteci anche quale tra queste abitudini vi ha fatto ridere di più e se vi ritrovate in qualcuna di queste abitudini. O se avete storie divertenti da raccontare sulle nonne, sul caffè o sui ritardi. Hai voglia di ridere un altro po'? Allora devi assolutamente guardare il video sulle battute italiane. Perché se ridi a quelle battute significa che il tuo livello di italiano è avanzato. Lo trovi come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche di seguire l'Ernamo su tutti i nostri social e di passare dal nostro sito web lernamo.com se cercate la trascrizione, quindi gli articoli scritti dei video che pubblichiamo qui su YouTube. E attenzione, non dimenticate anche di iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma anche per ricevere contenuti esclusivi completamente gratuiti sulla lingua, sulla cultura italiana per fare un po' di pratica e migliorare il vostro italiano. Trovate tutti i link in descrizione. Grazie per l'invito, mi sono divertita. Grazie a te per aver accettato. È stato proprio uno spasso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, l'Ernamo, se ancora non lo avete fatto, per migliorare il vostro italiano, e al canale di Milly, Burbuja del Español, per migliorare, per imparare lo spagnolo. Vi lascio il link qui e ovviamente in descrizione. A presto, Milly! Ciao! Ciao!